Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Esperoct Novo Nordisk SpA. Ultimo aggiornamento, 15 febbraio 2022. Cos'è Esperoct? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Esperoct durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Esperoct? Esperoct è un farmaco a base del principio attivo Turoctocog alfa, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda Novo Nordisk SpA. Esperoct può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Esperoct 1000 UI Polv. Esolv. Persoluz. Iniet. Uso EV1FL.no più 1 siringa 4 ml più 1 Stantuf più 1 adattatore. Esperoct 1500 UI Polv. Esolv. Persoluz. Iniet. Uso EV1FL.no più 1 siringa 4 ml più 1 Stantuf più 1 adattatore. Esperoct 2000 UI Polv. Esolv. Persoluz. Iniet. Uso EV1FL.no più 1 siringa 4 ml più 1 Stantuf più 1 adattatore. Esperoct 3000 UI Polv. Esolv. Persoluz. Iniet. Uso EV1FL.no più 1 siringa 4 ml più 1 Stantuf più 1 adattatore. Esperoct 500 UI Polv. Esolv. Persoluz. Iniet. Uso EV1FL.no più 1 siringa 4 ml più 1 Stantuf più 1 adattatore. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novo Nordisk /S. Concessionario: Novo Nordisk SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo Turoctocog alfa. Gruppo terapeutico: antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica: preparazione iniettabile. Indicazioni: trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti a partire da 12 anni affetti da emofilia A, deficit congenito di fattore VI. Posologia: il trattamento deve essere avviato sotto il controllo di un medico specializzato nel trattamento dell'emofilia. Pazienti non trattati precedentemente. La sicurezza e l'efficacia di Esperoct nei pazienti non trattati precedentemente non sono state ancora stabilite. Monitoraggio del trattamento. Se necessario, durante il corso del trattamento, si consiglia di determinare in modo appropriato i livelli di attività del fattore VI per impostare gli aggiustamenti del regime posologico di Esperoct. I pazienti possono rispondere diversamente al fattore VI, mostrando emivite e riprese incrementali differenti. La dose basata sul peso corporeo può richiedere un aggiustamento in pazienti sottopeso o sovrappeso. In particolare, in caso di interventi chirurgici significativi, è indispensabile eseguire un monitoraggio della terapia sostitutiva del fattore VI, misurando l'attività plasmatica del fattore VI. L'attività del fattore VI di Esperoct può essere misurata usando i test convenzionali per il fattore VI, il test cromogenico e il test one stage. Quando si utilizza un test di coagulazione one stage in vitro basato sul tempo di tromboplastina, APT, per determinare l'attività del fattore VI nei campioni di sangue dei pazienti, i risultati dell'attività del fattore VI plasmatico possono essere significativamente influenzati dal tipo di reagente APT e dallo standard di riferimento utilizzato nel test. Quando si utilizza il test di coagulazione one stage, è necessario evitare alcuni reagenti a base di silice che causano una sottostima del livello di fattore. Inoltre, ci possono essere discrepanze significative tra i risultati ottenuti dal test di coagulazione one stage basato su APT e il test cromogenico secondo pH. EUR. Ciò è importante in particolare quando si cambia il laboratorio o i reagenti utilizzati nel test. Posologia: la dose, l'intervallo di somministrazione e la durata della terapia sostitutiva dipendono dalla gravità del deficit di fattore VI, dalla sede e dall'entità dell'emorragia, dal livello di attività individuato del fattore VI e dalle condizioni cliniche del paziente. Il numero di unità di fattore VI somministrato è espresso in unità internazionali, UI, che si riferisce all'attuale standard di concentrazione dell'OMS per i prodotti contenenti fattore VI.
L'attività plasmatica del fattore VI è espressa sia in percentuale, riferita al livello normale plasmatico umano, sia in unità internazionali per dl, riferite all'attuale standard internazionale per il fattore VI nel plasma. L'attività di una unità internazionale, UI, di fattore VI è equivalente alla quantità di fattore VI contenuta in un ml di plasma umano. Trattamento al bisogno e trattamento degli episodi emorragici. Il calcolo della dose richiesta di fattore VI si basa sulla considerazione empirica che un'unità internazionale, UI, di fattore VI per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività plasmatica del fattore VI di 2 UI/VL. La dose necessaria è determinata con la seguente formula. Unità richieste, UI, uguale peso corporeo, chilogrammi, x aumento di fattore VI desiderato, per 100 UI/VL, x 0,5, UI/chilogrammi per UI/VL. La quantità di fattore da somministrare e la frequenza di somministrazione devono essere adattate alla risposta clinica del singolo caso. Le indicazioni sulla posologia di Esperoct per il trattamento al bisogno e per il trattamento degli episodi emorragici intercorrenti sono fornite nella tabella 1. Il livello di attività plasmatica del fattore VI deve essere mantenuto ai livelli di plasma descritti o superiori, in UI/DL o in percento normale. Per il trattamento dell'emorragia è possibile somministrare una dose singola massima di Esperoct a 75 UI/chilogrammi e una dose totale massima di Esperoct di 200 UI/chilogrammi/24 ore. Tabella 1 Guida per il trattamento degli episodi emorragici con Esperoct. Gravità dell'emorragia. Livello di fattore VI necessario, UI/DL o percento normale, A. Frequenza di somministrazione, ore. Durata della terapia. Lieve. Emartrosi precoce, emorragia intramuscolare lieve o del cavo orale lieve. 20, 40, 12, 24. Fino a che l'emorragia non si risolve. Moderata. Emartrosi pia estesa, emorragia intramuscolare, ematoma. 30, 60, 12, 24. Fino a che l'emorragia non si risolve. Emorragie gravi o pericolose per la vita. 60, 100, 8, 24. Fino a che il pericolo non si scongiura. Alla dose necessaria determinata con la seguente formula. Unità richieste, UI, uguale peso corporeo, chilogrammi, x aumento di fattore VI desiderato, per 100 UI/VL, x 0,5, UI/chilogrammi per UI/VL. Gestione perioperatoria. Il livello di dose e gli intervalli di somministrazione per gli interventi chirurgici dipendono dalla procedura e dalla pratica locale. Può essere somministrata una dose singola massima di Esperoct di 75 UI/chilogrammi e una dose totale massima di Esperoct di 200 UI/chilogrammi/24 ore. La frequenza di somministrazione e la durata della terapia deve essere sempre regolata individualmente in base alla risposta clinica soggettiva. La tabella 2 include le raccomandazioni generali sul dosaggio di Esperoct nel trattamento perioperatorio. È opportuno mantenere un'attività di fattore VI uguale o superiore all'intervallo target. Tabella 2 Guida per il dosaggio di Esperoct nel trattamento perioperatorio. Tipo di procedura chirurgica. Livello di fattore VI necessario, per 100, o UI/VL, A. Frequenza di somministrazione, ore. Durata della terapia. Intervento chirurgico di piccola entità inclusa l'estrazione dentaria. 30, 60. Entro un'ora prima dell'intervento. Ripetere dopo 24 ore, se necessario. Dose singola o ripetere l'iniezione ogni 24 ore per almeno 1 giorno, fino a guarigione. Intervento chirurgico maggiore. 80, 100, pre e post intervento. Entro un'ora prima dell'intervento per portare l'attività del fattore VI entro l'intervallo target. Ripetere dalle 8 alle 24 ore per mantenere l'attività del fattore VI entro l'intervallo target. Ripetere l'iniezione dalle 8 alle 24 ore al bisogno, fino a raggiungere un'adeguata guarigione della ferita. Considerare di continuare la terapia per altri 7 giorni per mantenere un'attività del fattore VI dal 30% al 60% UI/VL. Alla dose necessaria determinata con la seguente formula. Unità richieste, UI, uguale peso corporeo, chilogrammi, x aumento di fattore VI desiderato, per 100 UI/VL, x 0,5, UI/chilogrammi per UI/VL. Profilassi. La dose iniziale raccomandata di 50 UI di Esperoct per chilogrammi di peso corporeo ogni 4 giorni. La dose singola massima di 75 UI/chilogrammi. Aggiustamenti della dose e intervalli di somministrazione possono essere considerati sulla base dei livelli di fattore VI e della tendenza individuale al sanguinamento. Popolazione pediatrica. La dose negli adolescenti, da 12 anni in poi, ha la stessa degli adulti. La sicurezza a lungo termine in bambini di età inferiore a 12 anni non è stata stabilita. Modo di somministrazione. Esperoct per uso endovenoso.
Esperoct deve essere somministrato con iniezione endovenosa, in circa 2 minuti, dopo la ricostituzione della polvere liofilizzata con 4 ml di solvente forniti, soluzione iniettabile di cloruro di sodio 9 mg/ml, 0,9%. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni: ipersensibilità alla sostanza attiva o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. Reazione allergica nota alle proteine di criceto. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità: al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del prodotto somministrato devono essere chiaramente registrati. Ipersensibilità: sono possibili reazioni da ipersensibilità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono state segnalate interazioni di medicinali a base di fattore VI della coagulazione umana, RDNA, con altri medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Esperoct durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Esperoct durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono stati condotti studi sulla riproduzione animale con il fattore VI. Sulla base dei rari casi di emofilia nelle donne, non sono disponibili dati riguardanti l'impiego di fattore, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Esperoct non influenza la capacità di guidare e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Sono state raramente osservate ipersensibilità e reazioni allergiche, le quali possono comprendere angioedema, bruciore e prurito nel sito di iniezione, brividi, arrossamenti, orticaria generalizzata, mal, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio con fattore VI della coagulazione ricombinante. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemorragici, fattore VI della coagulazione del sangue, codice ATC. B02DD02. Meccanismo d'azione. Turoctocog alfa-pegilato ha un fattore VI ricombinante, RFVI, umano purificato con polietilenglicole, PEG, da 40, proprietà farmacocinetiche. In totale, sono stati valutati 129 profili di farmacocinetica, PK, di singole dosi di Esperoct in 86 pazienti, inclusi 24 pazienti pediatrici di età compresa tra 0 e -D, dati preclinici di sicurezza. In base a studi convenzionali di sicurezza farmacologica e di tossicità a dosi ripetute, i dati non clinici non mostrano rischi particolari per l'uomo. Elenco degli eccipienti: polvere, cloruro di sodio, L-istidina, saccarosio, polisorbato 80, L-metionina, cloruro di calcio di idrato, idrossido di sodio, per aggiustamento del pH, acido cloridrico, per aggiustamento del pH, solvente, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.